tutti e bentrovati sul mio canale. Io sono Susanna e questo è Susie and the Opera, il canale dedicato alla musica ed in particolar modo all'opera lirica, che inizierete a conoscere con un sorriso, si spera. Oggi vi parlerò di un'opera la cui storia è conosciuta da tutti, specialmente dai bambini. Sto parlando della Cenerentola. Salagadula, mencicabula, bibidi bobidi boo. Fa la magia, tutto quel che vuoi tu, bibidi bobidi boo. La storia di Cenerentola non è certo stata ideata dai creatori della Disney. Si pensa che le sue origini risalgano addirittura al I secolo a.C. e però con la versione di Charles Perrault che la storia di Cenerentola assume le tipiche caratteristiche della storia che tutti noi conosciamo. Gioacchino Rossini e il suo librettista tolgono però, nella loro versione, tutti gli elementi magici, in linea con i dettami del secolo contemporaneo, per cui l'uomo era capace di autodeterminarsi. L'opera di Cenerentola, proprio per le virtù della sua protagonista, è stata soprannominata da Rossini la bontà in trionfo. Non è più il tempo di rispondere alla violenza col buonismo. No! Maria, io esco. Il nome della nostra protagonista, nella versione di Rossini, è Angelina. Il principe è impersonato da Don Ramiro, principe di Salerno. Le due sorelle non si chiamano Genoveffa e Anastasia, ma Clorinda e Tisbe. Ad impersonare la figura del cattivo non è la matrigna, ma un patrigno, che si chiama Don Magnifico. Non esiste neanche una fatina. Esiste invece un filosofo di corte, il cui nome è Alidoro. L'ultima figura importante nella nostra storia è rappresentata da Dandini, il servo, il valletto del principe Don Ramiro. La storia si divide in due atti. Il sipario si apre con la nostra Cenerentola impegnata a pulire casa. Bussano alla porta. È Alidoro, il filosofo di corte, che, travestito da mendicante, vuole spiare il comportamento delle fanciulle del regno. Le sorellastre, Clorinda e Tisbe, lo invitano ad andar via. L'unica impietosita da questa figura è Cenerentola, che gli offre un po' di pane e del caffè. Arrivano presto i cortigiani, i quali annunciano che il principe verrà a far visita. Sta infatti cercando la più bella ragazza del regno e ha tutte le intenzioni di sposarla. Le brutte sorellastre, tutte eccitate per l'arrivo del principe, corrono a svegliare il padre. Mi sognai nel bosco il chiaro, mi sognai nel bosco il chiaro un bellissimo somaro, un somaro ma solenne, quando a un tratto, oh che portento, sulle spalle a cento, sulle spalle a cento, mi spuntavano le penne, ed in aria sciupolò. Arriva in casa il principe Don Ramiro, ma questi ha scambiato i suoi abiti con quelli di Dandini, il suo valletto. Vuole infatti osservare le donne del regno da vicino e senza filtri. Filtro principessa. Alidoro, il filosofo di corte, confessa al principe che in quella casa si nasconde la bontà più pura. Don Ramiro, travestito sempre da Dandini e quindi da servo, si scontra con Cenerentola e i due hanno un vero e proprio colpo di fulmine. Nel frattempo Dandini, il servo di Don Ramiro, è travestito da principe. Il finto principe invita le sorellastre al ballo. Go! Go, Johnny, go, go! Oh, Johnny, be good. Don Magnifico però vieta ad Angelina, alias Cenerentola, di parteciparvi.
Alidoro, che era ancora lì in veste di mendicante, osserva come questa ragazza sia maltrattata, decide così di andar via e tornare per chiedere conto e ragione a Don Magnifico della sua terza figlia, che risulta essere presente da atti ufficiali. Don Magnifico naturalmente non si fa cogliere alla sprovvista e nega che Cenerentola sia ancora viva. Tutti, ad eccezione di Cenerentola, vanno così al ballo. Angelina rimane sola in casa, ma all'improvviso arriva Alidoro, che le rivela di essere il filosofo di corte e non un mendicante. La invita ad andare al ballo e le procura vestito e carrozza. Nel frattempo, a palazzo, Dandini confessa al vero principe che le due sorelle sono insopportabili. All'improvviso Alidoro annuncia l'arrivo di un ospite misterioso. Si tratta di Cenerentola, che arriva a palazzo velata e che nessuno riconosce, neanche il principe. Ugualmente però ne rimane affascinato. Dandini, travestito sempre da principe, inizia a corteggiare Cenerentola, la quale però rifiuta il corteggiamento, rivelando di essere segretamente innamorata non di lui, ma del suo servo, che in questo caso è il principe. Don Ramiro, ancora sotto false vesti, esce allo scoperto per rivelare a Cenerentola che in realtà è lui il principe e che anche lui ricambia questo amore. Il principe prova a fare una proposta di matrimonio istantanea, ma Cenerentola rifiuta. Gli porge infatti un bracciale e gli dice che dovrà cercarla in tutto il regno e proprio il bracciale sarà il simbolo che l'aiuterà a trovarla. Don Ramiro dovrà comprendere se anche senza le sue vesti regali Cenerentola sarà ugualmente la sua scelta. A questo punto Cenerentola va via. Nel frattempo Don Magnifico è ancora all'oscuro dello scambio di ruoli e pressa Dandini, travestito ancora da principe, per avere risposta su quale sarà la figlia prescelta per il matrimonio. Dandini a quel punto, dopo essersi preso un po' gioco di Don Magnifico, è costretto a rivelare la verità. Don Magnifico va via abbastanza arrabbiato. Tornano così tutti a casa. Complice la tempesta, la carrozza del principe che scorazzava per tutto il regno alla ricerca di Cenerentola si ferma giusto lì davanti. Entrano in casa di Cenerentola per chiedere soccorso, ma il principe scorge in quella fanciulla vestita di stracci proprio il suo amore. Si abbracciano così contenti. Don Magnifico, Clorinda e Tisbe protestano vivamente, molto arrabbiati, ma il principe minaccia di punirli severamente. Cenerentola però, col suo cuore d'oro, implora il principe di non farlo. Finisce così questa storia con Cenerentola che, grazie alla sua bontà, è capace di invocare per tutti il perdono. Perdono. Perdono se quel che fatto è fatto, io però chiedo scusa. Regalami un sorriso, io ti porgo una rosa. Su questa amicizia nuova pace si posa, perché so come sono, infatti chiedo perdono. Se quel che fatto è fatto, io però chiedo scusa. Regalami un sorriso, io ti porgo una rosa. Su questa amicizia nuova pace si posa. Perdono. Ci vediamo la prossima volta.